Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questa bellissima canotta o top, chiamatelo come volete, veramente tanto facile da realizzare. È un progetto senza cuciture, quindi un top down un po' particolare. Sono partita con un top down rettangolare, però il rettangolo anziché metterlo in maniera orizzontale l'ho messo in maniera verticale. Dopodiché, quando sono arrivata alla misura dello scalfo manica, ovviamente con lo sprone ripiegato, sono andata a fare due calcoli per aggiungere quello che mancava per la semicirconferenza seno. Per quel che riguarda le misure, appunto, avremo bisogno della misura dello scalfo manica e la semicirconferenza seno per adeguare la taglia. Dopodiché nel video troverete le istruzioni per chi vuole allargare, vuole la canotta piuttosto aderente, ma ha il fianco un po' più importante e vuole allargare la misura della canotta per far sì che vada bene anche sul fianco. Per quel che riguarda appunto, ritornando alla lavorazione, ho eseguito questo progetto top down, dopodiché sono andata a lavorare tutto a mezzi punti alti che mi danno questo bellissimo effetto nido d'ape, però ho eseguito una lavorazione a spirale che consiste nell'iniziare il giro e continuare a lavorare senza chiudere i giri fino alla fine. È veramente un progetto semplicissimo da realizzare. Detto questo, vi lascio al materiale che ho utilizzato e alla spiegazione del progetto. Per questo progetto ho usato il cotone viscosa della Tre Sfere nella variante lilla. Io purtroppo non ho più nulla, mi è rimasto solo questo da 3 gomitoli, ho anche buttato la fascetta. Però se entrate nel sito della Tre Sfere troverete tutte le informazioni necessarie di questo filato, che ho lavorato con un uncinetto numero 4. Dopodiché ovviamente avremo bisogno del nostro metro da sarta, forbice, ago da lana e dei marcapunti. Vi lascio la spiegazione del progetto. Questa canotta che andremo a realizzare è un progetto top down che ho ragionato in questa maniera. Ho voluto realizzare uno sprone rettangolare, però con i lati più corti che formano il pannello del davanti e il pannello del dietro. Per realizzare il punto che ho intenzione di fare mi occorre un multiplo di 4 più 3, quindi ogni segmento che sono andata a dividere è un multiplo di 4 per 3. Ho iniziato il lavoro montando 152 catenelle che sono più o meno 80 centimetri, che ho suddiviso in questa maniera. Premetto che non ho fatto nessun calcolo per arrivare a questo ragionamento, solo ragionato in centimetri approssimativi. Quindi queste 152 catenelle le ho suddivise in questa maniera. 4 sono le catenelle degli aumenti e ogni segmento è composto da un multiplo di 4 più 3. Per segmento intendo aumenti esclusi. Quindi abbiamo il lato corto che è 27 catenelle, che è un multiplo di 4 più 3, e i segmenti lunghi sono 47 catenelle, che sono un multiplo di 4 più 3. Io ho già realizzato la catenella e ho già marcato i miei punti, quindi sono andata a realizzare la mia catenella di 152 maglie e ho marcato la numero 1. Dopodiché sono andata avanti per altre 27 catenelle e ho marcato la numero 1 del segmento successivo, quindi una l'abbiamo marcata all'inizio, 27, un totale di 28. Quando ho iniziato il segmento successivo, quello di 48 catenelle, ho marcato la numero 1, quindi una è già fatta. Sono andata a fare le altre 47 per un totale di 48, quindi una l'abbiamo marcata all'inizio, più 47 fa 48. Dopodiché ho marcato la prima del segmento successivo, che è di 28 catenelle, ne ho fatte altre 27, una l'abbiamo marcata all'inizio, più 27 fa 28, dopodiché ho marcato la numero 1 dell'ultimo segmento, che è il segmento di 48, sono andata a fare le ultime 47 e ho chiuso il mio giro con un punto bassissimo. Fatto questo, andremo a ripassare tutte le catenelle a mezzo punto alto senza fare nessun aumento per questo giro. Quindi sposto il mio marcapunti,
salgo con 2 catenelle che saranno il mio mezzo punto alto iniziale, dopodiché prendo il filo, entro nella catenella successiva, tengo parallela alla codina così non c'era più da nascondere dopo, e vado a fare il mio mezzo punto alto. Non scordiamoci di rimettere il marcapunti nel primo punto utile, cioè le 2 catenelle iniziali. Dopodiché vado a lavorare a mezzi punti alti. Ogni catenella che ho devo lavorare un mezzo punto. Quando arrivo al marcapunti lo sposto nel punto che corrisponde alla catenella marcata. Ho realizzato il mio primo tratto, sono arrivata al marcapunti, lo tolgo momentaneamente, entro nella catenella, faccio il mio mezzo punto alto, prendo il marcapunti e lo metto nel punto che ho appena fatto. E vado a fare questa operazione finché non sono arrivata alla fine della catenella. Ho finito il mio mezzo punto alto, vado a chiudere con un punto bassissimo sulla catenella, dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nello stesso punto di base e faccio un altro punto alto, 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e faccio un punto alto. Questo sarà il nostro primo aumento e lo andiamo a marcare. Io lo metto nel punto centrale, il punto alto centrale. Dopodiché filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e faccio un punto alto, 3 catenelle, rientro nello stesso punto di base, faccio un altro punto alto, prendo il filo, entro nel quarto punto, 1, 2, 3 e 4, punto alto, 3 catenelle e punto alto, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nel quarto, punto alto, 3 catenelle, rientro e punto alto, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e ripeto punto alto, 3 catenelle, punto alto e vado avanti fino al marcapunti. Dopo faremo il prossimo aumento, ci vediamo lì. Sono arrivata in prossimità del marcapunti, prendo il mio filo, conto 1, 2, 3 e 4, se abbiamo fatto i conti giusti si entrerà nel punto dove c'è il marcapunti e ho già fatto un punto alto, 3 catenelle, rientro, faccio un altro punto alto, 3 catenelle di separazione, rientro di nuovo nello stesso punto di base e faccio un punto alto e questo sarà il nostro secondo aumento. Vado a rimettere il marcapunti e lo metto nel punto centrale dei 3. Dopodiché ripeto, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3 e 4, punto alto, 3 catenelle, entro nello stesso punto di base, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel quarto punto, 1, 2, 3 e 4, punto alto, 3 catenelle, rientro, punto alto e vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. Praticamente lavoriamo punto alto, 3 catenelle, punto alto ogni quarto punto che abbiamo a disposizione, dopodiché arriviamo all'aumento, entriamo dove c'è il marcapunti, facciamo punto alto, 3 catenelle, rientriamo, punto alto, 3 catenelle, rientriamo di nuovo, punto alto. Ci vediamo quando ho finito tutto il giro. Ho fatto il mio ultimo punto V, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso. Tolgo il marcapunti che al momento
non mi serve, cammino con un punto bassissimo nell'archetto, salgo con 2 o 3 catenelle, vedete voi. Siccome devo fare degli altri punti alti, io preferisco 2 catenelle, però è soggettiva, fate come siete abituati. Quindi ho fatto queste 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, dopodiché ne vado a fare ancora 3 nello stesso archetto di base. Compreso le 2 catenelle, devo averne 4. Aggiungo una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo e faccio 4 punti alti. Vado a riprendere il mio marcapunti e lo vado a mettere nella catenella. Qui faremo il nostro prossimo aumento. Aggiungo una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio 4 punti alti. Catenella di separazione, vado nell'archetto che viene dopo, faccio 4 punti alti. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio 4 punti alti. Praticamente il lavoro da fare è tutto qui. 4 punti alti per ogni archetto che abbiamo a disposizione, separati da una catenella. Sono arrivata in prossimità dell'aumento, andrò a fare quello che ho fatto a inizio giro, quindi faccio la mia catenella di separazione, entro nel primo archetto utile, faccio 4 punti alti, tolgo il marcapunti, catenella di separazione, entro nell'archetto successivo con 4 punti alti, rimetto il marcapunti qui nella catenella e proseguo per tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo quando ho finito il giro. Ho finito anche questo giro. Adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo, non nella seconda delle 2 catenelle, ma bensì nel primo punto alto utile. Dopodiché cammino con i punti bassissimi fino al marcapunti, entro nell'archetto. In questo modo, come ho chiuso il giro, è la chiusura che preferisco fare nel punto granny e nel punto blocchetti, perché mi sembra quella che resta più discreta. Voi però fate come siete abituate, io mi trovo bene così, mi sembra che sia più nascosta, quindi vado avanti così. Arrivata all'archetto, in questo caso salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nell'archetto, faccio un punto alto, 3 catenelle di separazione, rientro di nuovo nell'archetto e faccio un punto alto. E così abbiamo creato il nostro aumento. Vado a marcare il punto centrale e vado avanti col lavoro. Prendo il filo, salto questi 4 punti, entro nello spazio formato da una catenella e faccio punto alto, 3 catenelle e punto alto. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo tra i gruppi di 4 punti, punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso spazio di base. Riprendo il filo, mi sposto nello spazio formato da una catenella tra i gruppi di 4 punti, punto alto, 3 catenelle e punto alto.
Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Ora arriveremo qui dove c'è il marcapunti, faremo l'aumento che consiste punto alto, 3 catenelle, punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso spazio di base. Poi andremo avanti con lo stesso punto per tutto questo lato. Quando troviamo il marcapunti facciamo l'aumento, andiamo avanti per tutto questo lato, quando troviamo il marcapunti facciamo l'aumento e andremo a finire il giro agganciandoci al primo punto, che è anche il primo aumento del giro. Dopodiché rientriamo e riprendiamo con la sequenza di 4 punti e una catenella, ricordandoci sempre di spostare il marcapunti perché è facile confonderci e alla fine ci troveremo ad avere un lavoro che non va bene. Ora io vado avanti a lavorare in questa maniera tutto lo sprone finché non ho raggiunto la misura dello scalfo manca. Ho lavorato per 3 motivi completi e sono arrivata alla misura che mi serve, considerando che una canotta per ripiegarlo lo terremo con i lati corti, i lati lunghi saranno le maniche, saranno quelli dello scalfo manica, quindi ripiego il mio sprone in questa maniera, vado a misurare e sono 18, mi basta, dopodiché dovremo unire, ma è poco, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere tante catenelle quante per raggiungere la nostra circonferenza, considerato che da aumento a aumento ho 25, io ho bisogno di una circonferenza di 90 centimetri, quindi facciamo in questa maniera. Mi perdonerete, come disegnatrice io purtroppo non valgo niente, dicono chi si accontenta gode e tutto quello che posso offrire è questo. Il nostro sprone ripiegato è questo qui, abbiamo 18 di scalfo manica e ci va bene, però abbiamo 25 di pannelli sia del davanti che del dietro e non ci va bene, io ho bisogno di 90. Allora cosa devo fare? Prima di tutto sommo, prendo il mio 25 e lo sommo, faccio 25 più 25 è uguale a 50. Però noi abbiamo sempre bisogno di 90, quindi da questi 90 tolgo i 50 e mi resta 40. Il 40 lo divido per 2 ed è uguale a 20. Questi numeri sono da calcolare in centimetri, non in catenelle. Quindi cosa devo fare? Tra un aumento e l'altro devo aggiungere 20 centimetri di catenelle. Non calcolo nessun multiplo perché lavorerò tutta la canotta poi a mezzo punto alto. Quindi vado ad aggiungere tante catenelle da una parte, lo stesso numero di catenelle dall'altra. Quindi iniziamo. Prima di tutto riprendo il mio lavoro e sono qui. Ho già chiuso il mio giro con il punto bassissimo e cammino fino a dove ho l'aumento. Entro, tolgo il marcapunti, salgo con 2 catenelle, salgo con una catenella che non conterò come punto, entro nello stesso archetto e faccio un mezzo punto alto. Dopodiché lavoro punto su punto a mezzo punto alto finché non raggiungo il prossimo marcapunti. Quindi mezzo punto su ogni punto che ho a disposizione e mezzo punto nello spazio formato dalla catenella. Vado avanti finché arrivo al marcapunti, poi dopo vedremo come agganciarci al prossimo aumento. Sono arrivata all'ultimo punto utile, ora faccio il mezzo punto alto e entro dove c'è il marcapunti dell'aumento. A questo punto vado a fare una catenella di 20 cm circa, quindi io non so quante ne farò
Alla fine ho deciso di farne 37. Fatte le mie 37 catenelle, mi accerto che siano tutte dal dritto, prendo il filo, vado dove ho l'altro marcapunti, cioè dalla parte opposta, e faccio il mio mezzo punto alto. Dopodiché vado a lavorare punto su punto a mezzi punti alti fino al prossimo marcapunti, faccio le mie catenelle e vado a agganciarmi nel primo punto utile. Ci vediamo lì. Ho fatto tutto il giro completo, ho lavorato anche l'ultimo segmento di catenelle, sono andata a agganciarmi al primo punto utile e adesso andremo avanti a lavorare a spirale. Quindi io qui ho chiuso il giro con il punto bassissimo, entro nel punto successivo, faccio un punto basso, entro nel punto dopo e faccio un mezzo punto alto e vado a lavorare a mezzi punti alti senza mai più chiudere il giro fino a quando siamo arrivati alla fine della nostra canotta. Quindi lavoro punto su punto. Se per caso avete bisogno di mettere degli aumenti, di fare degli aumenti perché avete il fianco un pochino più robusto, potete fare degli aumenti non più di 6 punti ogni 3-4 giri. Quindi arrivate fino a un certo punto, poi se avete bisogno di fare aumenti, aumentate 6 punti, aumentate 6 punti per giro ogni 3-4 giri finché raggiungerete la circonferenza che è più adatta a voi. Ho lavorato sull'ultimo mezzo punto alto, ora ho le catenelle, quindi vado a ripassare le catenelle punto su punto. Ogni catenella che abbiamo a disposizione lavoreremo un mezzo punto alto. Quindi catenella mezzo punto alto, catenella mezzo punto alto. E andremo avanti a lavorare senza mai chiudere i giri perché siamo a spirale fino a quando abbiamo raggiunto la lunghezza ideale. Se per caso dovete inserire degli aumenti, allora se non volete perdere i conti, marcate il primo punto basso, che è il primo punto con il quale abbiamo iniziato, e lo sposterete ogni volta che passate sopra, senza chiudere il giro, così almeno avete la cognizione di aver fatto un giro completo e di sapere quanti aumenti avete messo nei giri, però questo passaggio appunto è facoltativo. Ho lavorato tutto il pezzo a mezzo punto della mia canottiera, ho lavorato per circa 37 giri a spirale. Ora andremo a vedere come chiudere la spirale, quindi prendo l'uncinetto e dove ho deciso che c'è la chiusura a giro, quindi io la faccio risultare sul dietro. Qui ho lavorato l'ultimo punto a mezzo punto alto, entro in quello successivo, faccio un punto basso, entro in quello dopo, faccio un punto bassissimo e abbiamo chiuso il nostro giro. Adesso facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e la nostra canotta è pronta. Prendo un ago e nascondo la codina, dopodiché vedremo il progetto finito. Ho nascosto la codina e guardate, la chiusura non si vede neanche e oltretutto con questo sistema non avremo il problema di chiudere ogni giro e avere la riga di chiusura a giro per tutta la lunghezza della canottiera. Ed ecco il progetto finito. Per quel che riguarda il consumo di filato, questa canotta che è 47 di altezza partendo dall'alto della spallina per circa 44 di semicirconferenza,
è una taglia SM comoda, non è molto lunga, però la lunghezza poi alla fine la decidete voi. Io ho voluto fare una canotta che arrivi giusta alla vita e questa per me è la lunghezza ideale. Ho usato poco meno di 3 gomitoli, considerando che questi gomitoli sono da 100 grammi l'uno, quindi ho usato quasi 300 grammi di filato. Quello che ho avanzato dal terzo gomitolo è questo. Come avete potuto vedere è un progetto facilissimo che non richiede cuciture, mi piace la bella consistenza, qui abbiamo il nostro sprone che è traforato, dopodiché è questo mezzo punto alto da questa lavorazione tipo nido d'ape, bella coprente in modo che non è necessario mettere sotto altro se non che l'intimo e chi può permetterselo addirittura senza. Adesso andiamo a vedere la nostra canotta sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.